Buonasera a tutti, bentornati su Spaghetti Gaming. Io sono Christian e stiamo per iniziare un playthrough di Alan Wake 2. Come avevo anticipato nel playthrough di Dark Souls che stiamo portando avanti, avevo intenzione appunto di portare un gameplay di un videogioco horror abbastanza recente e abbiamo appunto scelto Alan Wake 2. Il gioco di cui parlavo nel gameplay di Dark Souls era appunto Alan Wake 2. Sto registrando di sera e spero di riuscire a far stare questo episodio all'interno di... cioè vorrei che l'episodio che pubblico combaciasse con l'episodio all'interno del gioco, perché anche il gioco Alan Wake 2 è diviso appunto in episodi. Iniziamo una nuova partita. Sto giocando in 2K, filmiamo in 2K, purtroppo a 4K la CPU non ce la fa a tenermi 60 frame al secondo e anzi anche in 2K in alcuni frangenti cala di frame rate. Direi livello di difficoltà normale. E andiamo con l'intro. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Wow. Allora, lo stile narrativo secondo me è molto simile a quello di Stephen King e infatti a me piace tantissimo. Ho già giocato questo primo episodio e a partire dalla fine di questo episodio in poi la mia run sarà blind. Cercherò di parlare non tantissimo, come ad esempio nel playthrough di Dark Souls, perché qui secondo me è richiesto anche un pochino più di silenzio. We should go. Already gone.
Ok, seconda parte di intro. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? Il suo collega è Bye, kiddo. Sam Lake, che è anche il personaggio principale di Max Payne. Fantastico. Sono veramente fantastici. Logan thinks you Tanto should try graficamente, cheering up. mamma mia. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Ok, siamo all'interno del primo episodio ora. Andiamo anche noi a controllare la mappa a questo punto. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Ci ho messo solo un paio di secondi per caricare la texture della mappa, ma va bene. Ok, noi siamo qui. Dobbiamo esplorare, credo, quasi tutto questo parco. Non tutto nel primo episodio, ovviamente. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Sì, mi sa che ti abbiamo sentito. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently
outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I Personaggi, wanna see due the body. poliziotti. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. È veramente impressionante comunque a livello Before we grafico. get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ok, quindi qui possiamo consultare quelli che sono gli indizi raccolti finora. Vittima dichiarata scomparsa nel 2010, trovata nel 2012, seppellita in una fossa poco profonda. Vittima trovata a Cauldron Lake nel 2018, alcuni organi mancanti. Predatori? Lo stato del cadavere non combacia con gli 8 anni trascorsi in un lago. Vittima 2. Vittima trovata 2 settimane fa. Causa del decesso: ferita al torace, tatuaggi sul corpo illeggibili. La vittima più recente è morta per un grave trauma toracico, combacia con la vittima del 2018. Le condizioni del corpo rendono difficile confermarlo. Il gonfiore dei cadaveri indica un annegamento, ma solo una vittima è stata trovata in acqua. 2 delle vittime avevano dei lividi, sono state legate con corde o cinghie. Ok, profilo assassino. La terza vittima era piena di tatuaggi illeggibili, un messaggio dell'assassino o la sua arte? Oltre ad essere scomparse nel 2010, le vittime non hanno nulla di evidente in comune. Ah, quindi sono scomparse tutte nel 2010. L'assassino è uno sportivo o un cacciatore? Ma come sono scomparse tutte nel 2010? Ah, trovata, dichiarata scomparsa nel 2010, trovata nel 2012. Ok, sono tutte scomparse nel 2010 e ritrovate in anni diversi. Ok. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. E tra l'altro lui scende le scale a grandi passi nei passetti. Vabbè. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Mirror Peak. L'imponente montagna sullo sfondo è il solo e unico Mirror Peak, l'emblematico punto di riferimento che sovrasta Cauldron Lake. Dalla posizione giusta, la sua bellezza si riflette in tutta la sua gloria sulla calma superficie del lago. Ok.
Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. How much clearer can I make it, Mulligan? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, the FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Comunque i personaggi sono caratterizzati Step proprio one. come in un film o in un Examine the libro di corpse. Stephen King. Incredibile. Body is positioned on the table. Ritualistic. Ok, abbiamo sbloccato la prima immagine chiave, la dobbiamo mettere per forza sul Another body tabellone. turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ok. Un altro cadavere è stato trovato nel bosco vicino a Bright Falls. Tempismo perfetto. Devo scoprire se è collegato agli omicidi su cui stiamo indagando. Ok, continuiamo a indagare. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. Ok. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Ok, andiamo al tabellone caso e mettiamo giù questi indizi che abbiamo trovato. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Gli indizi hanno risolto la domanda aperta e sbloccato una deduzione. Avanzando nell'indagine sbloccherai nuove domande aggiornando gli obiettivi. Ok. Puoi controllare gli obiettivi aggiornati premendo Y. Perlustra la scena del crimine, scopri di più sulla vittima, scopri di più sull'assassino. Ok. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Uno l'abbiamo trovato. Un altro potrebbe essere qui. Multiple people were here. Multiple Ok. killers? Poi un altro set di indizi è qua.
Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Nell'intro l'abbiamo visti, che venivano visti dai due testimoni di cui ci hanno parlato anche i due poliziotti, e quindi sono scappati facendo un po' un macello su quello che Someone avevano was qua. drinking beer. They spent time here, waiting. Ok. Mettiamo giù anche questi di indizi, credo di poterlo fare. Esatto. Allora, varie serie di impronte le metterei, scusate, sull'assassino. Esatto. Copiosi schizzi di sangue sul tavolo. Assassino. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. E questi due non me li fa usare per ora. Ok. Siccome dobbiamo scoprire di più sulla vittima e anche sull'assassino, proviamo a parlare con il poliziotto. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Sono davvero dei personaggi. Ok. Ora c'è un'altra serie di indizi che possiamo scoprire andando da questa parte. Bisogna proprio mettersi a I'm esplorare gonna un go po'. check something out. Be right back. Got it. Ok, si può andare di qua. Quel cancello è chiuso. Vi faccio sentire, giusto per sentirlo, il dialogo che c'è se andiamo all'interfono del cancello. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. Ok, qui non possiamo entrare. Quindi si va da questa parte. Qui troviamo degli indizi. Allora, lì c'è il posto dove c'è il corpo. Qui c'era qualcosa? Ok, no? Allora, qui troviamo questi simboli a terra fatti con i legnetti e una scatola. Hey, let's get back to work over here, can we? A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Confusione? Segui i passaggi. Lavati le mani, tira fuori il pollo dal frigo e fai un pisolino. Questa cosa è un indizio per come aprire il lucchetto. Adesso vi faccio vedere. Bisogna entrare qui dentro. C'è lo stesso simbolo che c'era qui terra, tra l'altro. Ok, entriamo. Accendiamo la torcia con B. Allora, diceva lavarsi le mani, mangiare uno spuntino e poi andare a letto. Quindi, lavarsi le mani, lavandino, c'è il simbolo freccia su, freccia giù. Mangiare uno spuntino, frigo, c'è il simbolo freccia giù, freccia su, che si incontrano. E andiamo a fare un pisolino, frecce orizzontali che vanno nei lati opposti, sinistra e destra. Ok, possiamo andarli a mettere sul coso, ma prima vi faccio vedere anche questa stanza e il fatto che possiamo cliccare il cervo. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Ok, spegniamo la torcia.
abbiamo detto su giù uno contro l'altro, cioè giù su uno contro l'altro, e i due laterali. Dentro troviamo proiettili per la pistola e credo delle garze di cura. Il biglietto diceva "Don't take anything if you aren't one of the trees". Non prendere niente se non sei uno degli alberi. Vai a capire. Ok. Qui c'era anche un'altra cosa, se non mi ricordo male. Ok, sì. Tutto su UFO, la guida definitiva all'avvistamento di oggetti volanti non identificati. Lo scrivo nel caso in cui dovesse accadere di nuovo e me ne dimenticassi. Ho di nuovo provato quella sensazione. All'improvviso, all'1:15, dopo aver finito la mia hama sotto la veranda della roulotte, ho acceso l'auto e ho iniziato a guidare per inseguirla. Notte stellata, la luna non era molto visibile. Come previsto, mi ha condotto oltre Bright Falls a Cauldron Lake. Ho provato a trovare il punto giusto, l'emozione giusta, il pensiero giusto, la combinazione per allineare tutto e farlo accadere di nuovo, col terrore che accadesse. Stavolta no, con frustrazione, ma anche sollievo. Ho scrutato il cielo cercando le forme, gli oggetti, niente, ma sbattendo velocemente le palpebre mi è sembrato di aver visto l'immagine residua di un ottaedro, e svanita in fretta. Mentre stavo per rimettermi al volante, ho sentito che qualcuno mi osservava. Qui, ma non qui. È lui, lo so. Sa che mi sto avvicinando? Sono sulla pista giusta. Ho fatto bene a venire a Bright Falls. Ok, questi sono a quanto pare gli appunti dei ex occupanti di questo Hey, mini Casey. campeggio. What's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Che ne pensi del lavoro a maglia, Eroe? L'ho fatto apposta per te. Frammenti di manoscritto 3. I frammenti di manoscritto possono essere usati per migliorare le armi nel luogo mentale. Ok. Per migliorare le armi servono i frammenti 18, 12, 12. Noi ne abbiamo 3 per ora. Ok. Vediamo se possiamo mettere anche qualche oggetto sul tabellone. Direi proprio di sì. Allora, vittima. Nessuno ha avuto sue notizie per 13 anni. Perché riemerge ora? La vittima è Robert Nightingale, visto l'ultima volta a Bright Falls 13 anni fa. Questi sono ancora indizi per dopo. Scusa. Possiamo però andare nei vari casi e prendere il portapranzo di Alex Casey e mettere giù questo. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Mi ha sbloccato uno degli indizi che avevamo. Cauldron Lake, sì. La nota dice che lavoro a maglia è apposta per me. Come fa a sapere che lavoro a maglia? È solo una coincidenza? Ok, torniamo all'indagine. Quindi qui abbiamo preso, dice questo ma mi sa che non lo fa aprire, esatto. Ok, queste qui credo siano le tende dei due testimoni che abbiamo visto nell'introduzione del gioco e dei quali ci hanno parlato anche i due sbirri.
andiamo di qua. Qui credo che si chiude la strada, ma forse c'è un altro lunch box di Alex Casey, forse no. Qui possiamo salire, non è vero. Lì possiamo salire. E forse qua troviamo un altro lunch box. Mi ricordavo che ce n'era un altro, ma forse non è qui, effettivamente. All'Emporio, forse. Andiamo a vedere anche l'Emporio. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Ok, abbiamo raccolto un altro indizio. Sì, anche qui ci sono i simboli. Ne abbiamo visto uno sulla parete lì, esatto. Qui si apre? No, ok. Ah, qui c'era un altro indizio. Lunedì 3/9. Qualche attività sospetta rilevata. Alla sentinella è sembrato di vedere dei movimenti tra i cespugli. C'erano delle impronte in zona, ma alcune sono state compromesse dalla sentinella. Nota per me stesso. Addestrare la sentinella. Martedì 4/9. Niente da segnalare. Qualche animale normale. Mercoledì 5/9. Cacciatori in giro dopo il tramonto. Bracconieri? Ho sentito qualche sparo. Non era uno dei nostri. Meglio tenere d'occhio questa gente. Non si rende conto del guaio in cui si sta cacciando. Ok. Questa è la lavanderia e mi sa che non c'è niente di interessante. Nient'altro di interessante. Proviamo a tornare dal nostro collega Casey e dall'agente di polizia. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Good to So see you he's knew still our alive. victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Ah, ok. Allora andiamo a esplorare la parte bassa I had to della... review the clues. Ah, aspetta. Ci ha suggerito di andare nel tabellone. Casi.
omicidio Cauldron Lake, abbiamo altri da mettere. Quindi Nightingale. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Direi qui premeditato o improvvisato. E il treppiede vicino al corpo anche qui perché stavano riprendendo, quindi direi che è più premeditato che improvvisato. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Usando l'intuito, Saga può scoprire nuovi indizi tracciando il profilo delle persone di interesse. Iniziamo dalla persona scomparsa. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Guardiamo anche omicidio rituale come indizio di profilazione. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ok. Abbiamo da mettere altro sul tabellone adesso. Quindi Nightingale veniva da Cauldron Lake. Altro nei casi? No. Ok. The lake is connected to Nightingale somehow. Ecco perché dobbiamo andare a... Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well I'll just wait here. Sì, aspettaci lì tu che andiamo a vedere il lago. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Ci sono delle impronte. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense.
There's a piece of paper on the ground. E questa è la prima cosa sconvolgente. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Ok. Poi abbiamo la pista raffreddata, forse sempre qui. Esatto. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Forse c'è qualcos'altro qui. Sì, ok. Ah, ok, questa è quella che ci ha letto in diretta The victim prima. was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Che bello che qui ce la fa vedere con la scrivania di Alan Wake che scrive. Bellissimo. And then there was the page. This page, the first Non l'avevo page vista that they sta had found, cosa. not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Fighissima questa sezione. Ok, possiamo profilare qualcos'altro? Ah, la pagina. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. Ok, I must andiamo a find out what. prenderla. Non lo diciamo a Casey che abbiamo questa idea? Sì, sì, l'abbiamo già controllato, dai. Ah, qui c'è un cosino. Aspetta, prendiamolo già che ci siamo. Mi sembra che c'è il cesto del pranzo. I think qui. I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Ah, qui c'è la Witch Hut. Qui viveva la strega di Cauldron Lake. Attenzione, il suo spirito potrebbe ancora infestare questo luogo. Il cestino del pranzo forse è di qua.
ma abbiamo trovato un'altra cosa. Venerdì, oggi Midge mi ha detto che la sua famiglia se ne va. Cavolo. Non le ho ancora detto che mi piace. Ormai a che serve? Ha detto che i suoi genitori vogliono cercare dei lavori migliori e mandarla in una scuola migliore in una grande città. Direi che ha senso. Chi vuole restare nella stupida Bright Falls? E qui? Domenica, gliel'ho detto, mi ha risposto grazie, vaffanculo. Lunedì, stanotte sono uscito ancora di nascosto, sono andato alla grande casa vicino al lago, invece di guardarla da qui come faccio sempre, invece di restare con le mani in mano come sempre, al diavolo. Comunque lì dentro succede qualcosa di strano, voglio scoprire cosa. Ci tornerò domani con attrezzatura migliore. Scommetto che riesco a trovare il modo di entrare e fare qualche foto. Sarà epico. Ok. E questa cosa? Ah, delle batterie. Possono tornare utili. Batterie per la nostra torcia. Ah, eccolo A qua. lunchbox again. Who's Mi leaving these ricordavo. out here? So che a volte qui la situazione si fa difficile, ma se dovessi avere paura, ricordati che Alan veglia su di noi. E altri pezzetti di carta, frammenti di manoscritto, così possiamo forse un giorno upgradare le nostre armi. Mettiamo sti indizi, se ci ha dato qualcosa in più dovrebbe averci dato. E portapranzo di Alex. Questo qua, sempre a Cauldron Lake. La nota menziona Alan Wake. Che diavolo sono? Ok, c'è ancora qualcosa nel tabellone del caso? Ah sì, Nightingale ha qualcosa nascosto dentro di sé. Ah, ecco perché non l'ha ancora detto a Casey, perché non avevamo Found all messo I can here. l'obiettivo, Time l'indizio to sul properly tabellone. examine the body. See what I can find inside. Ok, Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. una caldera Imagine the vulcanica. force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Andiamo a parlare con i Booker allora. Thanks. Tu riporta il cadavere, mi Let's get raccomando. the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Ci sta un altro caffettino, anche io lo vorrei, ma non posso alzarmi per prenderlo. Alex. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in.
We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Beh, andiamo a parlare con i Booker e poi a fare l'autopsia, così almeno vediamo anche cos'è la cosa che gli hanno messo dentro il petto. Ok, siamo arrivati. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Torniamo a Bright Falls. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Madonna, che calo di frame rate qui al caricamento. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Ok, siamo quasi alla fine. Hi. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's all much. Never enough coffee. Rich, bittersweet extra. Oh dear. Cute. Good to see you. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Dal 2010 in poi, gli omicidi, cioè le sparizioni che abbiamo come indizi. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. The
It'll take your mind off things. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Sì, non ti stiamo mica accusando, stai serena. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Perché pensi che fosse una What setta? makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree." Ah, ok, beh. Cult of Te the l'hanno tree. detto direttamente loro. Va bene. Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Così non me la contano giusta, hanno trovato qualcosa. Profilazione. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Come diceva anche lo sceriffo. Però vogliamo la collana. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Ok.
Mettiamoli giù. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Casi, quindi ho sbagliato. Cassetta, mettiamo giù questa. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Colton Lake. Ok. Poi torniamo sui casi e andiamo alla setta dell'albero. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Ne abbiamo un bel po'. La collana. Che tipo di setta? Chi è coinvolto? Scopo della setta? Che tipo? Ok. Ah, simboli. Va bene. Questo cos'è? Gli adepti indossavano maschere da cervo, direi sempre nei simboli. Allora, chi è coinvolto? No. Che tipo di setta? Psicologia della setta. Se si coprono il volto significa che non sono abbastanza fermati da agire apertamente. Un collegamento con la festa del cervo? I gioielli possono essere segni discreti, non vistosi d'appartenenza, ma questa è tutt'altro che discreta. Simbolo d'orgoglio. Grandi quantità di scorte sparse sul tavolo. Scopo. Ma mi sembra strano qui. Ok, non l'avrei messo lì, ma va bene. E questo nei simboli. Ok, qual è lo scopo? Marcare il territorio? Un avvertimento? Poco originale, sembra una roba da film dell'orrore. Effettivamente. Ok. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Ho capito, ma sapeva il mio nome. Hey, boss. Corpse is Eccolo. downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Grazie, cari. Well, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey! So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget.
I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Easy, facciamo noi l'autopsia. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. This looks like text. A Quindi anche tattoo? lui è stato tatuato. Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. E qui c'è il cuore. There's writing on here. Anche sul cuore. Can't Ok. make it out. Writing? How'd they manage that? Time to see what Nightingale's body can tell us. Ok, se non ricordo male siamo alla fine dell'episodio. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated. What? There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Tatuaggi sul corpo e sul cuore. Dove ha trovato il tempo l'assassino? Non ha senso. La causa della morte è un evidente trauma toracico. È stato inserito qualcosa. Causa del gonfiore sconosciute. Strani tatuaggi su pelle e cuore. Nella cavità toracica c'era una pagina. Ok, mi sa che è un'altra paginetta del manoscritto. Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker.
see her. Could not see into bright light. Quindi la luce è la salvezza, come in Alan Wake 1, del resto. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page is set to get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. I rifugi sicuri ripristinano parte della tua salute. Se esci da un rifugio sicuro o attacchi da esso durante il combattimento, diventerà temporaneamente non disponibile. Go! Ok. Quindi lui è là. Vanished. Bene, finisce qui il primo episodio di Alan Wake 2. Grazie a tutti per aver seguito. Se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. E ci vediamo con il prossimo episodio di Alan Wake 2, episodio numero 2, probabilmente già domani. Vi lascio la musica di chiusura capitolo. Ancora grazie e a domani. Come secrets from your